Marc Marquez ha vinto lo sprint, è caduto, ha rialzato la bici, ha tagliato l'erba, ha infranto ogni aspettativa su come ci si riprende da una caduta a metà gara e ha vinto. Il pubblico di casa è impazzito, la storia si è scritta da sola. Il campione è tornato, la spalla è a posto, Jerez è sua, e poi è arrivata la domenica. Condizioni asciutte, pista pulita, niente pioggia, niente caos, nessuna scappatoia. E il Marquez più veloce a Jerez questo fine settimana ha vinto il Gran Premio, solo che non era quello che tutti si aspettavano. Quindi, perché quasi nessuno l'ha detto chiaramente? E cosa significa realmente per il titolo del 2026 che il fratello minore di Marc lo abbia superato quando le condizioni non lasciavano spazio a scuse? Partiamo da come si presentava il fine settimana sulla carta, perché la carta nasconde qualcosa. Prove libere del venerdì, asciutto, rappresentativo, il tipo di sessione che ti dice qual è la vera gerarchia. Marc Marquez l'ha dominata con oltre 3 decimi di vantaggio. È stato l'unico pilota a girare in 1 minuto e 35 secondi. Marc, dopo venerdì, ha descritto pubblicamente l'ambizione di salire sul podio come ottimistica. Non è un campione del team ufficiale che si sta nascondendo. È il campione del mondo in carica che corre a casa sua circuito, dicendo ad alta voce che il suo ritmo sull'asciutto non lo mette sul gradino più alto. E Marc era quinto in campionato a quel punto, motivato, in forma, in casa, con tutto da dimostrare. Il commento ottimistico è stata la cosa più onesta detta in tutto il weekend. Nessuno nel paddock l'ha considerata la notizia. Avrebbero dovuto, perché sabato ha complicato tutto nel miglior modo possibile per la reputazione di Marc. Qualifiche sul bagnato, pole position e poi lo sprint. In 12 giri che si sono trasformati nella gara più caotica, dall'inizio alla fine, che Jerez abbia visto da anni. Alex ha superato Marc per la testa della corsa a 6 giri dalla fine, raggiungendolo nei 3 giri precedenti, affiancando e superando alla curva 9 mentre la pioggia iniziava a cadere più forte. Marc cadde pochi istanti dopo alla curva 13. E poi, questa è la parte che ha reso la gara leggendaria, anziché una semplice nota a piedi pagina. Marquez rialzò la sua moto, aspettò che il gruppo lo superasse, tagliò la pista perpendicolarmente, attraversò una striscia d'erba e raggiunse la pit lane per cambiare moto. Dalla caduta al cambio moto completato, passarono circa 41 secondi. Ciò che seguì fu una rimonta da dietro con le gomme da bagnato, un sorpasso su bagnaia per la testa della corsa e una vittoria con 3 secondi di vantaggio. Johann Zarco, che arrivò ottavo, andò subito su Canal Plus e disse quello che molti pensavano. Secondo me, non avrebbe dovuto vincere la gara, perché quando cade all'ultima curva, significa già che aveva deciso di non entrare ai box. I commissari indagarono e non trovarono alcuna infrazione. Il regolamento protegge la linea bianca interna all'ingresso dei box, non quella esterna. E Marquez rimase lontano da tutte le zone di penalità dipinte di verde. La difesa di Marc è stata precisa. Dicono che non si riceve un rigore se non si guadagna tempo, non si crea una situazione pericolosa e non tagliare una curva passando per la strada di servizio. Non ho altro da aggiungere. E aveva ragione. Sapeva esattamente in quale scappatoia si trovava. E oh, sì, prima della gara di domenica, dopo aver vinto lo sprint, dopo i festeggiamenti, dopo che il rumore della folla si era placato, Marc Marquez si è presentato davanti ai media e ha detto questo di suo fratello: Alex è più veloce di me. Già ieri era mezzo secondo più veloce su un giro veloce e sul ritmo erano 3 o 4 decimi. Il favorito è Alex perché guida molto bene. Il campione del mondo in carica, fresco di una vittoria in volata, che cede pubblicamente il ruolo di favorito al fratello minore prima di un gran premio. Quella frase ha avuto una certa risonanza. Non abbastanza, perché non era modestia.
Era una valutazione tecnica accurata da parte di un pilota che aveva appena trascorso l'intero weekend a guardare qualcuno su una moto identica andare più veloce di lui sull'asciutto. Ed è qui che la storia cambia, perché domenica a Jerez era asciutto. Niente pioggia, niente caos, nessun momento di scappatoia, solo 25 giri su un circuito rappresentativo con tutti che usano le stesse gomme e le stesse condizioni. Alex ha guidato dal secondo giro, ha fatto la sua mossa alla curva 6, ha creato un distacco che Bezzecchi ha cercato di colmare per tutta la gara. Marc era da qualche parte dietro, non in testa, non in lotta, non in grado di trasformare lo slancio della vittoria in volata in ritmo da Gran Premio, è caduto alla curva 11, nelle prime fasi. Non una caduta da contatto, non un guasto meccanico, ma un avantreno che si è rotto nel bel mezzo di una gara che non stava controllando. Bezzecchi è arrivato secondo, di Gianantonio terzo. Il vincitore della volata non ha visto il traguardo domenica. E il pilota che non avrebbe dovuto vincere sabato non era nemmeno vicino al podio quando le condizioni erano pulite. Siamo onesti su ciò che dicono i dati dell'intero weekend. In ogni sessione asciutta, prove libere del venerdì, sezioni asciutte della volata, gara di domenica, Marc Marquez è stato il più veloce dei due fratelli. Marc è stato più veloce sul bagnato sabato mattina. Ha preso una decisione più intelligente in un momento critico della volata. Ha vinto sabato essendo l'uomo più intelligente in griglia quando il meteo gli ha offerto un'apertura che nessun altro aveva previsto. E domenica, quando l'astuzia non si è applicata e il meteo non ha dato niente a nessuno, il distacco di ritmo visibile da venerdì mattina ha mostrato esattamente dove doveva. La pellicola che si è staccata dalla visiera di Alex sulla griglia di partenza e si è incastrata sotto la priglia di Bezzecchi è stato quel tipo di momento bizzarro che definisce i weekend caotici. Ma non ha definito la domenica di Alex, il suo ritmo, sì. La gente pensava che la storia del weekend di Jerez riguardasse Marc Marquez e la sua straordinaria vittoria in volata. In realtà, riguardava Marc Marquez e il ritmo sull'asciutto che quella vittoria in volata ha permesso a tutti di ignorare. Marc ha vinto sabato essendo il pilota più intelligente del paddock quando la pioggia è arrivata all'angolo giusto. È stato vero, ci sono voluti nervi e precisione. Ma Alex ha vinto domenica essendo il pilota più veloce in pista in condizioni di asciutto. E questo è un tipo di vittoria diverso. Su questo circuito, durante tutto il weekend, erano due persone diverse, e il distacco tra loro sull'asciutto non era piccolo, non era marginale, non si spiegava con l'assetto o la strategia. Era di 3 o 4 decimi sul ritmo di gara. Marc lo ha confermato lui stesso. Non si tratta di un pilota satellite che ha battuto al di sopra delle sue possibilità. Si tratta di un pilota che attualmente opera a un livello che il suo fratello di fabbrica non ha ancora raggiunto quando le condizioni smettono di proteggerlo. Quindi, questo cambia il si prospetta un futuro migliore? Marc si è avvicinato a soli 24 punti da Bezzecchi dopo lo sprint. Il ritiro di domenica avrà annullato gran parte di quel vantaggio. Ma la questione più importante non sono i punti. È l'andamento. Se Marc Marquez è davvero il pilota gresini più veloce sull'asciutto in questo momento, e l'intero weekend di Jerez lo conferma, allora Gresini entra nella lotta per il titolo in un modo che nessuno aveva previsto. E Marc si trova di fronte a un problema che non può risolvere con le sue vittorie. Non può far piovere ogni domenica. Non può sempre trovare la curva giusta per cadere al momento giusto. A un certo punto, il ritmo deve venire dalla moto che fa quello che deve fare nei primi 3 giri. E a Jerez, sull'asciutto, è stata la moto di suo fratello a farlo meglio. Questo dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno dato per spacciato Marc Marquez, considerandolo un pilota satellite in un buon momento di forma. E dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno pensato che la vittoria in volata di Marc significasse che la situazione si fosse resettata. Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E dopo averlo fatto, assicuratevi di cliccare sul video che appare sullo schermo in questo momento